Women Self Vision, argomento di questa settimana, l'endometriosi. Ne parliamo con il dottor Eric Francescangeli, responsabile dell'unità operativa di ginecologia dell'Istituto Clinico Sant'Anna. Dottor Francescangeli, che cos'è l'endometriosi? L'endometriosi è una patologia cronica evolutiva a carattere infiammatorio dovuta dalla presenza di endometrio, cioè la parte più interna dell'utero, all'esterno dello stesso, quindi vicino alle ovaie, sulle ovaie, vicino alla vescica o vicino all'intestino. Generalmente si localizza all'interno della pelvi, ma ci sono alcuni casi, anche se rari per fortuna, in cui si può localizzare lontana dalla pelvi, quindi sull'alto addome, nell'alto addome e a livello anche diaframmatico, addirittura anche a livello polmonare. Quali sono i numeri dell'endometriosi? I numeri sono abbastanza importanti se noi li consideriamo nell'ambito della, presenza femminile nel mondo, e quindi circa 5-10% delle donne presentano l'endometriosi. Di queste tra il 25 e il 40% hanno una difficoltà nel portare avanti o comunque nell'avere una gravidanza, e circa il 40-60% delle donne presenta quello che è il dolore tipico della mestruazione, cioè la dismenorrea. Ma perché si forma, dottor Francescangeli? Esistono varie teorie per quanto riguardi, la formazione dell'endometriosi. Attualmente si parla di 3 teorie accreditate. La prima è quella della cosiddetta mestruazione retrograda, cioè quando la donna ha la mestruazione, quindi il sangue che fuoriesce dall'apparato genitale femminile, una quota di questo refluisce attraverso quello che si chiamano le tube di Falloppio e per gravità si va a depositare all'interno della pelvi. Questa è la teoria più accreditata, quella che presumibilmente fa sì che il tessuto all'interno dell'utero si trovi al di fuori dello stesso. La seconda teoria è quella della genetica, cioè come per tutte le patologie si ritiene che si debba essere geneticamente predisposti e quindi avere una caratteristica appunto familiare ereditaria per facilitare lo sviluppo dell'endometriosi. Un terzo fattore importante è il sistema immunitario. Siccome l'endometriosi è una patologia comunque infiammatoria, si ritiene che una iperfunzionalità, un iperfunzionamento del sistema immunitario possa peggiorare i sintomi dell'endometriosi. Ecco, quali sono i sintomi? I sintomi sono specifici, ricordiamo la cosiddetta dismenorrea, cioè il dolore durante la mestruazione, la dispareunia, cioè il dolore durante il rapporto sessuale, e il dolore pelvico cronico, che è considerato quel dolore presente almeno 4 giorni su 7, che duri da almeno 6 mesi, il dolore periovulatorio, cioè quel dolore tipico pelvico che la donna riferisce durante il periodo dell'ovulazione, quindi a metà del ciclo mestruale, affaticabilità, un certo tipo di lieve depressione, possono essere tutti sintomi legati alla malattia. E per quanto riguarda la diagnosi? La diagnosi, qui vorrei aprire una piccola parentesi, nel senso che attualmente in Italia, ma anche all'estero, il ritardo di diagnosi si aggira intorno ai 6-7 anni, e questo è un dato importante, ma è negativo, perché fondamentalmente queste donne si approcciano a una terapia in un modo tardivo, quindi anche la scelta della terapia e l'efficacia della terapia viene influenzata in maniera negativa. La diagnosi quindi deve essere fatta da un ginecologo che conosce bene la malattia, per poter così intraprendere un cammino di cura temporaneamente molto adeguato. La diagnosi si basa principalmente sull'ascoltare la paziente, perché come ho elencato prima i sintomi, almeno 3 o 4 sintomi riferiti dalla paziente sono dei soft marker per poter pensare già alla patologia endometriosica. Inoltre la visita ginecologica, quindi l'esame obiettivo, permette di poter sentire quelle alterazioni della malattia, definiti noduli endometriosici. Completando la visita ginecologica con un'ecografia transvaginale, noi possiamo valutare la presenza di cisti ovariche o comunque la presenza di noduli endometriosici che alla visita non sono apprezzabili. Poi esistono altri esami di completamento come la risonanza magnetica con mezzo di contrasto e la colonoscopia. Questi esami hanno l'obiettivo di evidenziare lesioni endometriosiche a livello vescicale, a livello intestinale e intorno agli organi appunto presenti nell'apparato genitale femminile. Esiste un altro esame che è il CA125, che è un marker tumorale. Apro una parentesi dicendo che il fatto che si chiami marker tumorale non
vuol dire che se si è alterato allora si debba avere per forza una patologia tumorale. Nell'endometriosi questo marker può aumentare, quindi può servire come ulteriore elemento per avvicinarsi alla diagnosi. Io le chiedo se si cura, come si cura e quali sono le cure. A me piace pensare alla cura dell'endometriosi come un vestito che debba essere cucito su misura su ogni paziente, perché la patologia dell'endometriosi è una patologia che interessa la donna in età fertile, quindi un'età molto delicata per la stessa. Quindi non esiste una terapia che si possa utilizzare per tutte le donne. Dipende dall'età, dipende dalla storia familiare, dipende dal desiderio che ha la donna di avere una gravidanza, dipende anche dal lavoro che fa e dalla qualità della vita alterata per colpa dell'endometriosi. In linea di massima la terapia è o medica o chirurgica. La terapia medica può essere costituita da medicine a base di estrogeni, progesterone, solo progesterone, e questi hanno l'obiettivo di bloccare il ciclo mestruale. Ricordo che l'endometriosi dipende dal ciclo mestruale, quindi con queste terapie io blocco il ciclo mestruale e quindi riduco una progressione della malattia. È ovvio che di contro c'è l'aspetto chirurgico, che è sicuramente più invasivo rispetto alla terapia medica, che però a volte è necessario. In questo caso sottolineo che l'unico approccio che attualmente è concesso è quello mini-invasivo, cioè la laparoscopia, e l'intervento chirurgico deve avere l'obiettivo di asportare in maniera modulata le lesioni endometriosiche. Cosa vuol dire? Che io, in base alle esigenze della paziente, posso modulare la radicalità e quindi l'asportazione delle lesioni, tenendo presente che l'obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita della paziente e non ovviamente peggiorarla. Grazie dottor Francescangeli, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Women's Health Vision vi aspetta la settimana prossima.